Hello. Salve a tutti. Here we are again Siamo ritornati with unsolved mysteries. con dei misteri irrisolti. There is a question a lot of people ask, another mystery. C'è una domanda che molte persone si chiedono, un altro mistero irrisolto. Why do I feel so empty? Perché mi sento così vuoto? My name is Susanna Taylor, Il mio nome è Susanna Taylor and this is my e interpreter, io sono Consuelo. Consuelo. Tonight we're going out again. Stasera usciamo di nuovo And we had to stop at the gas station. e ci siamo fermati alla stazione di benzina. But this is the question, the mystery that we want to solve tonight. E questa è la domanda, il mistero che vogliamo risolvere questa sera. Why do I feel so empty? Perché mi sento così vuoto? Come with us and have a look. Vieni con noi e vedrai. We're going to Acts chapter 2 verse 4. Andiamo agli Atti, capitolo 2, verso 4. And this is when the Holy Spirit first came into the world. E questo è quando lo Spirito Santo è arrivato per la prima volta sul mondo, sulla terra. And the Bible says they were all filled and equipped with the Holy Spirit and were inspired to speak in tongues. E la Bibbia ci dice che erano tutti pieni di Spirito Santo e sono stati ispirati a parlare in lingue, abilitati dallo Spirito Santo, Empowered by the Spirit to speak in languages they had never learned. abilitate dallo Spirito Santo a parlare in lingue che non avevano mai imparato. I think by now you're understanding that praying in the Holy Spirit has something to do with unsolved mysteries. Credo che ormai avete capito che parlare e pregare nello Spirito Santo ha a che fare con risolvere questi misteri. So let's go to another scripture Andiamo a un'altra scrittura. and let's have a look at Ephesians 5:18. Guardiamo Efesini 5:18. And Paul is writing here Paolo ha scritto qua and he says, e lui dice: don't fill yourself up with wine. non riempirti di vino. Getting drunk will lead to wild living. Ubriacarsi porterà una vita selvaggia. Instead, be filled with the Holy Spirit. Invece sii pieno dello Spirito Santo. I think a lot of people and even Christians don't even know you can be filled with the Spirit. Penso che tanti, persino cristiani, non si rendono conto che puoi essere riempito dello Spirito Santo. If you don't know that your car needs gas, you will not put gas inside. Se tu non sai che la tua macchina serve la benzina, non farai mai la benzina. So first you need to know you can go empty like the car in this life. Prima devi sapere che puoi andare a secco come la tua macchina in questa vita. But it's not a good idea. Ma non è una buona idea. Like this gentleman right here, Come questo signore qua, it's not good when you run out of gas. non è bello quando non hai più benzina. And this is the same with Christians. È la stessa cosa con i cristiani. A lot of Christians ask themselves, Molti si chiedono: why do I feel so empty? perché mi sento così vuoto? Così You vuota? are probably empty. Probabilmente lo sei vuota. You need to gas up regularly like you do with your car. Devi rimettere la benzina regolarmente. Come fai con la macchina? And how do you gas up? E come fai a rimettere la benzina? Ephesians 5:18 said it. La scrittura Efesini 5:18 lo dice: Be filled with the Holy Spirit. riempiti di Spirito Santo. And how do you do that? E come fai a farlo? On the day of Pentecost, the Bible shows us how. E il giorno di Pentecoste la Bibbia ci dice come. They were filled with the Holy Spirit. Erano riempiti dello Spirito And Santo. they all began to speak in other tongues. E hanno cominciato a parlare tutti con altre lingue. So you need to fill yourself up daily Devi riuscire a riempirti giornalmente by speaking in the Holy Spirit, parlando con lo Spirito, by nello Spirito Santo, speaking with the heavenly language. parlando con le lingue celestiali. And if you don't have this gift, E se non hai questo regalo, ask God for it. domandalo a Dio. Like salvation, it's a free gift. Come la salvezza è un regalo gratuito. And He will give it to you gladly. E Lui te lo darà con molto piacere. So make sure
Per cui fai in modo don't live without this gift. non vivere senza questo You regalo. need the gas for your Ti life. serve la benzina per la tua vita. Ask the Lord for it, and He will help you to speak in a supernatural language. Domanda al Signore e Lui ti aiuterà a parlare in questa lingua celeste. And that's a way to guarantee E questo è il modo per garantirti that you don't have to push around your life like this gentleman pushes the car. che non dovrai spingere la tua vita in giro come questo Signore fa con la sua macchina. So make sure that you don't go empty. Fai in modo di non rimanere a secco. God bless you and see you next Dio time. ti benedica e ci vediamo la prossima volta.